Lezione 1. Il passare del tempo. Sembra un tempo di vita terribilmente lungo, non è vero? Esatto. Un intero secolo è un lasso di tempo notevole. Immagina di vivere così tanti cambiamenti ed eventi. Sarebbe affascinante assistere in prima persona all'evoluzione della società. Assolutamente. Pensa a tutta la tecnologia che è emersa. Dai cavalli alle automobili, e ora ai veicoli elettrici. Sì. E la comunicazione? Siamo passati dalle lettere alla messaggistica istantanea. È notevole. Come pensi che siano cambiate le prospettive delle persone? Devono aver visto il mondo trasformarsi in modo straordinario nel corso dei decenni. In effetti, potrebbero aver sperimentato sia gioie che difficoltà. La storia ci insegna la resilienza, non è vero? Verissimo. Ogni generazione affronta sfide uniche. E tuttavia l'umanità continua ad adattarsi e a prosperare. Questo è qualcosa da apprezzare. Il tempo ci plasma davvero. Se potessi vivere in qualsiasi secolo, quale sceglieresti? Penso che sceglierei gli anni 20 per la musica e la moda. Ottima scelta! Sarebbe emozionante ascoltare musica jazz dal vivo. E tu? Quale periodo ti incuriosisce di più? Potrei scegliere il Rinascimento. L'arte e l'innovazione erano spettacolari. Riesci a immaginare di incontrare artisti come Leonardo da Vinci? Sarebbe incredibile. Brindiamo alla valorizzazione del passato. Lezione 2. Organizzarsi per il successo. Credo che dovremmo iniziare liberando la stanza da tutti gli oggetti non necessari. Sì, è un'ottima idea. Renderà l'organizzazione molto più semplice. Esatto. Possiamo concentrarci su ciò di cui abbiamo veramente bisogno per l'evento. Affrontiamo prima questo angolo. Sembra essere il più disordinato. Sono d'accordo. Vedo sedie che qui non servono nemmeno. Ti aiuterò a spostarli. Possiamo creare più spazio. Grazie. Una volta sistemati, potremo organizzare l'attrezzatura in modo efficace. Sì, hai un piano su come vogliamo organizzare le cose? Pensavo che potremmo disporre le sedie in file per una migliore visibilità. Sembra perfetto. Un layout chiaro manterrà tutti coinvolti. Esatto. Aiuta anche a far scorrere l'evento. Ho notato che gli spazi ben organizzati promuovono una migliore energia. Verissimo. Dimostra rispetto per il tempo e l'attenzione dei partecipanti. Inoltre, nel complesso dà un'impressione più professionale. E chi non apprezza un ambiente ordinato? Nessuno, credo. Manteniamo vivo questo spirito organizzativo. Sì. È appagante vedere tutto al suo posto. Sono d'accordo. Che ne dici di fare una breve pausa una volta finito? Una pausa è l'ideale. Magari con qualche spuntino. Ora parli la mia lingua. Sbrighiamoci, allora. Ecco un'organizzazione efficiente e delle deliziose ricompense in seguito.
Lezione 3. Prepararsi per un viaggio. Ho disfatto i bagagli, i vestiti e gli articoli da toeletta. Ti sei ricordato di portare la prenotazione della camera? Sì, mi sono assicurato di stamparlo prima di partire. Perfetto. È sempre bene averne una copia a portata di mano. Sono d'accordo. L'ultima volta me ne sono dimenticato ed è stato piuttosto stressante. Sembra una lezione imparata. È bello essere organizzati questa volta. Assolutamente. Hai controllato che tutti i tuoi vestiti siano in ordine? Io sì. Ho fatto le valigie per diverse occasioni, non si sa mai cosa può succedere. Ottima idea. Spero che tu abbia incluso qualcosa di formale, per sicurezza. L'ho fatto. Una bella camicia e dei pantaloni dovrebbero bastare. Ottimo. E i tuoi articoli da toeletta? Ho messo in valigia lo spazzolino da denti, il dentifricio e tutto l'essenziale. Bene. Non riesco a immaginare di dimenticare lo spazzolino da denti. Sarebbe un disastro. Certo che sì. Un viaggio senza igiene orale è semplicemente sbagliato. Esatto. Ho portato anche un detergente per il viso e una crema idratante. Mantenere la pelle fresca è essenziale, soprattutto quando si viaggia. Sì, con tutti questi viaggi, la mia pelle tende a seccarsi. Ecco perché dobbiamo anche rimanere idratati. Assolutamente sì. L'acqua è la nostra migliore amica in questo viaggio. Eccoci pronti per un'avventura ben preparata. Lezione 4. Genitorialità e media. È interessante come i media influenzino la percezione dei bambini nella vita reale. Esatto. Molti sostengono che i genitori siano in grado di impedire ai propri figli di guardare contenuti inappropriati. Hanno sicuramente un ruolo importante nel determinare il consumo dei loro figli. Quali strategie pensi che i genitori possano adottare? Stabilire linee guida chiare per la visualizzazione può essere d'aiuto. Le discussioni aperte sui contenuti sono essenziali. Sono d'accordo. Incoraggiare i bambini a fare domande può promuovere il pensiero critico. Esatto. Dire semplicemente no spesso non basta. È importante che i bambini comprendano le ragioni alla base delle restrizioni. Questo approccio favorisce la fiducia e la trasparenza tra genitori e figli. Inoltre, insegna ai bambini a prendere decisioni consapevoli man mano che crescono. Assolutamente sì. L'alfabetizzazione mediatica è una competenza fondamentale nell'era digitale odierna. Hai visto programmi genitoriali efficaci che affrontano questo problema? Sì. Alcuni programmi offrono workshop che forniscono ai genitori gli strumenti per gestire i media. Questi workshop possono essere davvero utili. L'apprendimento reciproco spesso porta a risultati migliori. E non dimentichiamoci di dare il buon esempio. Giusto. Se i genitori danno l'esempio, è probabile che i figli seguano le loro abitudini salutari nell'uso dei media. Ci sono strategie particolari che intendi adottare nella tua futura genitorialità? Voglio assolutamente creare un piano multimediale per la famiglia, bilanciando il tempo trascorso davanti allo schermo con le attività all'aperto. È un'idea meravigliosa. Un brindisi per educare i consumatori di media responsabili. Lezione 5. Preparativi per il viaggio. Perfetto.
Ti sei ricordato di portare degli snack per il volo? Sì, ho portato delle barrette di cereali e della frutta fresca. Ottima scelta! Le barrette di granola sono sempre un ottimo spuntino da viaggio. Lo pensavo anch'io. Sono facili da impacchettare e non creano troppo disordine. Assolutamente sì. Siamo pronti per un attacco di fame durante il volo? Certamente. Un po' di carburante ci darà energia. Spero che anche gli snack offerti a bordo siano decenti. Di solito non lo sono, ma saremo preparati per ogni evenienza. Meglio così. Non vorrei affidarmi solo a quei piccoli pretzel. Sì, quei pretzel non saziano mai quando si ha fame. E non dimentichiamo le famigerate noccioline delle compagnie aeree. Sembrano sempre una presa in giro, mai abbastanza da saziarti. Esatto. Con le nostre barrette di cereali saremo a posto. Ci sono altre cose essenziali da viaggio che non dovremmo dimenticare? Bene, ho le cuffie pronte per un po' di buona musica. Fantastico! La musica rende sempre il viaggio più piacevole. Sono d'accordo. Hai scaricato qualche nuovo podcast per il volo? Sì, ho trovato una serie affascinante sulle culture del mondo. Sembra perfetto. Imparare in movimento è il massimo. Sono d'accordo. Inoltre, aiuta a passare il tempo durante i voli lunghi. Davvero. Vi auguriamo un viaggio confortevole con tutti i nostri snack. Lezione 6. La gioia dell'esplorazione. Questa città è fantastica. C'è così tanto da vedere. Sono d'accordo. L'architettura è affascinante. Certamente. Godiamoci al massimo le nostre avventure turistiche. Sì, quali sono i primi posti che dovremmo visitare? Consiglio di iniziare dal castello storico. Ho sentito dire che il panorama è mozzafiato. Sembra perfetto. Non vedo l'ora di esplorare il parco. Dopo il castello, potremmo visitare la galleria d'arte locale. Ottima idea. Adoro scoprire nuovi artisti e le loro opere. E dopo potremmo pranzare in un bar lì vicino. Perfetto! Non c'è niente di meglio che gustare del buon cibo dopo una lunga passeggiata. Esatto. Non vedo l'ora di provare i piatti locali. A proposito di piatti, c'è un cibo che ti piace particolarmente e che speri di trovare? Sono curioso di provare i famosi dolci qui. Sono assolutamente da provare. Spero che siano deliziosi come tutti dicono. Dopo le nostre avventure, ci incontriamo al parco per una pausa. Sembra delizioso. Un posto rilassante dove rilassarsi dopo una giornata impegnativa. Riesco già a immaginarci seduti sull'erba a goderci il panorama. E ripensando a tutti gli spettacoli straordinari che abbiamo visto. Ecco una giornata ricca di esplorazioni e piacevoli sorprese. Lezione 7. Avventure culinarie. Stavo pensando di provare la nuova ricetta che mi hai suggerito. Ci proverò sicuramente presto.
Non vedo l'ora di sapere come andrà a finire. Vi terrò aggiornati. E voi? Ci proverete anche voi? Assolutamente. Mi farebbe comodo un po' di ispirazione culinaria. Fammi sapere se hai bisogno di qualche consiglio lungo il percorso. Lo apprezzo molto. Qual è la parte che preferisci della cucina? Adoro la creatività che c'è dietro. Sembra una forma d'arte. Lo è davvero. E poi, la soddisfazione di un piatto delizioso è insuperabile. Esatto. Cosa ti piace di più quando cucini? Che profumo! È sempre così confortante quando la cucina si riempie di profumi. Sì, fa sì che tutti siano ansiosi di assaggiare ciò che stai creando. Hai degli ingredienti segreti speciali che ti piace usare? Aggiungo sempre un pizzico di noce moscata alle mie zuppe. Sorprende tutti. Sembra intrigante. Devo provarci la prossima volta. Ti piacerà? Cucinare è tutta una questione di sperimentazione. A proposito di esperimenti, saresti interessato a organizzare una serata di cucina? Che idea fantastica! Potremmo invitare degli amici e divertirci insieme. Sì. Un po' di sana competizione potrebbe suscitare un po' di entusiasmo. E tante occasioni per degustare. Eccoci alla nostra prossima avventura culinaria insieme. Lezione 8. L'importanza della puntualità. Credo che sia meglio arrivare in orario un po' prima per completare le pratiche burocratiche. Assolutamente sì. Essere puntuali dà il tono giusto alla riunione. Dimostra anche rispetto per il tempo di tutti. Esatto. Inoltre, arrivare presto permette di prepararsi un po'. Sì. Pochi minuti per raccogliere i pensieri possono fare una grande differenza. Ti è mai capitato di arrivare in ritardo e di sentirti sotto pressione? Purtroppo sì. Può essere incredibilmente stressante. Conosco la sensazione. Entri e tutti sono già coinvolti. E poi devi recuperare cercando di apparire calmo. È un delicato gioco di equilibri. Preferisco evitare del tutto questo scenario. Anch'io. A che ora pensi di partire per la riunione oggi? Ho intenzione di partire almeno 30 minuti prima. Mi sembra saggio. Anch'io mirerò allo stesso risultato. Fantastico! Possiamo rivedere insieme i nostri appunti prima di iniziare. Sembra utile. Il lavoro di squadra aumenta sempre la nostra sicurezza. In più, possiamo prendere un caffè veloce lungo la strada. Ottima idea. Una dose di caffeina è sempre gradita. Vi auguriamo un incontro senza intoppi. Evviva! Facciamo un'ottima impressione. Lezione 9. Successo collaborativo. Credo che questa nuova idea progettuale potrebbe rivelarsi molto utile per noi. Esatto. Sembra una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. Sono d'accordo. La collaborazione potrebbe portare a una maggiore visibilità. Sì,
Possiamo raggiungere un pubblico più ampio se uniamo i nostri sforzi. Questo è esattamente l'obiettivo. Cercherò di metterlo in pratica immediatamente. Fantastico! Quali sono i primi passi che intendi compiere? Redigerò una proposta per delineare chiaramente le nostre idee. Una proposta ben strutturata ci aiuterà sicuramente a comunicare la nostra visione. Successivamente, vorrei raccogliere il feedback di alcuni colleghi fidati. Ottima idea! Potrebbero fornire spunti che non abbiamo considerato. Esatto. Prospettive diverse non possono che rafforzare il nostro approccio. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà la situazione. Anch'io. Sembra già promettente. Pensi che i nostri potenziali partner saranno ricettivi? Credo di sì. Le nostre idee sono perfettamente in linea con la loro missione. È incoraggiante. Prepariamoci per un pitch di successo. Sì. Fisserò un incontro e ti terrò aggiornato. Meraviglioso! Apprezzo la tua iniziativa e il tuo entusiasmo. Grazie. Insieme possiamo realizzare grandi cose. Eccoci al nostro viaggio collaborativo che ci attende. Un brindisi alla costruzione di nuovi inizi e opportunità. Lezione 10. Prepararsi per un'avventura. Non vedo l'ora di partire per la nostra avventura zaino in spalla. I paesaggi meravigliosi ci chiamano. Sono d'accordo. La natura ha il potere di ringiovanire lo spirito. Ed è davvero conveniente. Viaggiare con lo zaino in spalla offre davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sì, adoro il fatto che possiamo esplorare così tanti posti senza spendere una fortuna. A proposito, che ne dici di mettere in valigia l'essenziale? Hai già fatto una lista? Certo, mi assicurerò di portare con me vestiti leggeri e scarpe resistenti. Ottimo. Delle buone calzature sono fondamentali per il comfort sui sentieri. Assolutamente sì. Ho anche intenzione di portare un sacco a pelo per il campeggio. Ottima idea. Un sacco a pelo caldo può fare la differenza di notte. Non dovrei dimenticare nemmeno un caricabatterie portatile per il mio telefono. Sì. Rimanere connessi è importante, soprattutto per la navigazione. E per quanto riguarda il cibo, stai pensando a degli spuntini per l'escursione? Certamente. Metterò in valigia del mix di frutta secca e delle barrette proteiche. Perfetto! Questi spuntini non sono solo energia, ma anche deliziosi. Esatto. Hai qualche ricetta speciale per i pasti da campeggio? Certo, ho intenzione di preparare delle cene in cartoccio sul fuoco da campo. Sembra delizioso. Adoro i piatti che richiedono una pulizia minima. Anch'io. Cerchiamo di semplificare e rendere le cose piacevoli. Ecco a voi un'esperienza indimenticabile con lo zaino in spalla, ricca di panorami meravigliosi. Lezione 11. La natura del potere. È affascinante scoprire come in passato l'Inghilterra non avesse un potere assoluto. Esatto. La monarchia era potente, ma aveva molti limiti. Esatto. Il re era l'uomo più potente del paese,
ma non poteva imporre completamente la sua volontà. Erano in atto controlli e contrappesi, soprattutto da parte del Parlamento. Sì. Lo sviluppo della democrazia parlamentare ha cambiato tutto. È interessante come il potere sia cambiato nel corso dei secoli. Assolutamente. I monarchi dovevano negoziare con i nobili e altre figure influenti. Riuscite a immaginare la tensione che si respirava in tribunale in quei momenti? Posso solo immaginarlo. La politica doveva essere incredibilmente complessa. Verissimo. Non si trattava solo di governare, si trattava di mantenere relazioni. E a volte queste relazioni potrebbero diventare ostili. Esatto. Un re doveva essere sia uno stratega che un leader. Quali pensi siano gli insegnamenti che puoi trarre da questo contesto storico? Credo che ci insegni l'importanza della collaborazione nella governance. Certamente. Il potere dovrebbe essere bilanciato per evitare abusi. Esatto. La storia ci dimostra che il potere assoluto può portare alla tirannia. Ecco come comprendere la governance e la sua evoluzione nel corso della storia. Lezione 12. I costi di proprietà di un'auto. Di recente ho scoperto che alcune auto di lusso costano quasi $20.000. Una cifra considerevole. Ti fa pensare 2 volte prima di acquistare. Esatto. E poi ci sono i costi operativi. Sì. Quali sono le spese tipiche associate al possesso di un'auto? Ho letto che la spesa per gestirla può aggirarsi intorno ai $4.000 all'anno. Immagino che serva solo per manutenzione, carburante e assicurazione? Esatto. I conti si accumulano più velocemente di quanto ci si possa aspettare. Ecco perché alcune persone preferiscono i mezzi pubblici o la bicicletta. Vero. Anche le auto rappresentano un impegno significativo. Per non parlare dell'impatto ambientale della guida. Sì. È un argomento che spesso emerge nelle discussioni sulla sostenibilità. Pensi che le persone stiano diventando più consapevoli di questi costi? Credo di sì. Molti sembrano esplorare soluzioni elettriche o ibride. Le auto elettriche possono essere piuttosto costose all'inizio, ma consentono di risparmiare carburante. Esatto. Inoltre, spesso hanno costi di manutenzione inferiori. È una vittoria sia per il portafoglio che per il pianeta. Esatto. Hai mai pensato di passare a un veicolo elettrico? Sì, trovo la tecnologia affascinante, ma mi preoccupa la portata. Questa è una preoccupazione comune. Tuttavia, le infrastrutture di ricarica stanno migliorando. Vero, sembra il momento giusto per valutare delle alternative. Ecco le scelte consapevoli e il futuro dei trasporti. Lezione 13. Preparare i bagagli per le avventure. E per quanto riguarda gli effetti personali, come i vestiti? Hai messo in valigia tutto il necessario? Niente effetti personali. Questa volta non ho bisogno di portare vestiti extra. Davvero? Sei sicuro che ti sentirai a tuo agio senza di loro? Sì, preferisco viaggiare leggero. Rende le cose più facili.
Ottima strategia. Spesso mi capita di portare troppe cose in valigia e poi me ne pento. Esatto. Quante paia di scarpe hai portato? Solo 2. Uno per le uscite informali e uno per le escursioni. Scelta intelligente. La varietà è fondamentale, ma anche il peso è un fattore da tenere in considerazione. Sono d'accordo. Immagino che le scarpe da trekking possano occupare molto spazio. Possono farlo, ma sono essenziali per le nostre avventure. E per quanto riguarda l'abbigliamento? Porti solo l'essenziale. Sì, basteranno alcuni outfit per diverse occasioni. Dovrei seguire il tuo esempio. È sempre una seccatura portare troppe cose. Inoltre, ci dà più spazio per i souvenir. Fantastico! Non riesco mai a resistere a un bel souvenir. Nemmeno io. Dobbiamo lasciare un po' di spazio nelle nostre borse. Ecco come viaggiare leggeri e creare ricordi preziosi. Lezione 14. Il viaggio delle scelte. Hai fatto ciò in cui credevi, e a volte giusto, a volte sbagliato. Sì, ogni scelta che facciamo plasma il nostro percorso, non è vero? Assolutamente sì. Fa tutto parte dell'apprendimento e della crescita. Rifletto spesso sulle mie decisioni. Vorrei solo aver saputo alcune cose prima. Questa è una sensazione comune. Il senno di poi ci fornisce chiarezza. Certo, se solo avessimo una sfera di cristallo per vedere i risultati. Questo renderebbe la vita molto più semplice. Ma poi, dove sarebbe l'avventura? Vero, sono le incertezze a rendere la vita interessante e imprevedibile. E queste incertezze spesso ci conducono verso opportunità inaspettate. Esatto, alcune delle mie esperienze migliori sono nate da decisioni che ho esitato a prendere. Capisco. Uscire dalla nostra zona di comfort può essere gratificante. Sì, anche se ciò porta a commettere errori, questi errori insegnano lezioni preziose. E ogni lezione ci aiuta ad affrontare le sfide future con maggiore saggezza. Ricordi un momento in cui hai dovuto fare una scelta difficile? Sì, certo. Una volta ho dovuto scegliere tra 2 offerte di lavoro. Sembra dura. Come hai deciso? Ho seguito il mio istinto. Alla fine, si è rivelata la scelta giusta. Questo è incoraggiante. Avere fiducia in se stessi può portare a buoni risultati. Esatto. Ecco come credere in noi stessi e nelle nostre scelte. Lezione 15. Preparazione del pasto. È una buona idea preparare in anticipo gli alimenti deperibili. Assolutamente sì. È una mossa intelligente per evitare la corsa dell'ultimo minuto. Esatto. Oggi mi assicurerò di tagliare le verdure. Questo ci farà risparmiare tempo domani. Ti piace cucinare con ingredienti freschi? Lo adoro. Gli ingredienti freschi esaltano sempre il sapore dei piatti. Sono d'accordo. Quali verdure abbiamo intenzione di usare? Stavo pensando ai peperoni, alle zucchine e ai pomodorini.
Fantastico! Si sposano benissimo con la pasta. E non dimentichiamo le erbe aromatiche. Basilico e prezzemolo freschi sono essenziali. Sì, le erbe fresche possono dare un tocco in più a qualsiasi pasto. A proposito di prodotti freschi, quanto presto dovremmo acquistare gli ingredienti? Consiglio di acquistarli il giorno prima, per garantirne la freschezza. Ottima idea! Lo aggiungerò alla mia lista della spesa. Quali altri preparativi dovremmo prendere in considerazione? Dovremmo anche apparecchiare la tavola per tempo. Questo crea un'atmosfera accogliente. Vero, una tavola ben apparecchiata contribuisce a creare l'atmosfera giusta per la cena. Non vedo l'ora di questa cena. Anch'io. Sarà una serata deliziosa con buon cibo e ottima compagnia. Ecco come preparare una cena di successo. Lezione 16. Sneakers e comodità. Di recente ho acquistato un paio di scarpe da ginnastica molto comode da indossare tutti i giorni. Davvero? Che marca hai scelto? Ho scelto un marchio famoso, noto per le sue suole ammortizzate. Sono sempre un'ottima scelta. Hanno delle caratteristiche uniche. Sì, sono realizzati in materiale mesh traspirante, il che è fantastico per le giornate calde. Sembra l'ideale. Come si confrontano con le tue scarpe precedenti? Rispetto a queste, il mio ultimo paio mi dava la sensazione di camminare sui mattoni. Camminare sui mattoni? Sembra piuttosto doloroso. È stato come allenarsi senza problemi. Quelle scarpe non mi mancano affatto. Posso solo immaginarlo. La comodità è essenziale, soprattutto per le attività quotidiane. Assolutamente sì. Li ho indossati anche per una lunga passeggiata lo scorso fine settimana. Hanno resistito bene durante la camminata? E così è stato. I miei piedi si sentivano benissimo, il che è un cambiamento piacevole. Anche tu dovevi avere un aspetto piuttosto elegante. Ho cercato di essere alla moda, ma la mia priorità era la comodità. A volte stile e comfort possono andare di pari passo. Esatto. Credo di aver trovato l'equilibrio perfetto questa volta. Hai intenzione di prendere altri colori? Certamente. Sto valutando un paio di rosso acceso per variare. Sarebbe audace. Perfetto per distinguersi. Sono d'accordo. Ogni collezione di sneaker merita un tocco di colore. Ispirerai gli altri a dare priorità alla comodità con stile. Questo è l'obiettivo. Tutti meritano di sentirsi bene in piedi. Lezione 17. Alla scoperta di delizie deliziose. Hai mai assaggiato qualcosa proveniente da un mercato agricolo locale? Credo di sì, ma sono ansioso di sentire i vostri consigli. La frutta fresca è straordinaria. Le fragole qui sono più dolci di qualsiasi altra abbia mai assaggiato. Sembra delizioso. Cos'altro offrono? Hanno formaggi artigianali che si sposano perfettamente con le fragole. Un abbinamento perfetto per un pranzo culinario da sogno. Interessante. Mi piacciono i formaggi. Qual è il tuo tipo preferito? Adoro in particolar modo il formaggio di capra.
Ha un sapore aspro, semplicemente divino. Devo assolutamente assaggiarlo alla mia prossima visita. C'è altro che mi consigli? Assolutamente sì. Il miele venduto qui è prodotto dalle api locali. È come oro liquido. Miele di api locali? È una delizia unica. Come mi consigli di usarlo? Dovresti spalmarlo sul pane caldo. L'abbinamento è sorprendente. Me lo immagino già. C'è un dolce tipico locale che vale la pena provare? Sì. C'è una torta fatta con frutta di stagione. Spesso è esaurita entro mezzogiorno. Sembra irresistibile. Mi piacerebbe molto provarlo. Come fai ad assicurarti di averne uno? Arrivate presto. Fidatevi, ne vale la pena. Ricorderò sicuramente quel consiglio. Hai in programma la nostra prossima scoperta culinaria? Stavo pensando che potremmo passare ai piatti salati. Il salato sembra ottimo. Cosa offrono in quella categoria? Ci sono salsicce fatte a mano, ricche di sapore. Non potete perdervele. Salsicce? Ora sono davvero curioso. Cosa si abbina bene? Provateli assolutamente con la senape. Esalta il sapore in modo meraviglioso. Adoro la senape. Questo viaggio si sta trasformando in una deliziosa avventura culinaria. Esatto. Ogni visita riserva nuove sorprese. Siete pronti a vivere un'altra esperienza di degustazione? Lezione 18. L'arte di creare segnalibri. Ti sei mai chiesto cosa fare con tutti quegli adesivi in più? Certo che sì. Trovo adesivi ovunque. Perché non trasformarli in segnalibri? È una soluzione divertente e creativa. Sembra delizioso. Come hai iniziato con questa idea? Per prima cosa, procurati il materiale necessario. Ti serviranno cartoncino e i tuoi adesivi preferiti. Capisco. Che ne dici di tagliare il cartoncino? C'è una dimensione specifica? Di solito li taglio in rettangoli larghi circa 5 cm e alti 15. La dimensione è perfetta. E come si attaccano gli adesivi? Basta staccarli e posizionarli sul cartoncino. È più facile di quanto pensi. Consiglieresti qualche tema specifico per i segnalibri? Assolutamente sì. Temi come la natura, le citazioni o persino gli animali domestici possono renderli più interessanti. Cosa succede se ho troppi adesivi? Posso combinare più temi? Certamente. Unmix può creare un look unico e giocoso. Che idea fantastica. Cosa fai dopo aver decorato i segnalibri? Una volta decorati, li plastifico per renderli più resistenti. Fantastico. Così eviterai anche che gli adesivi si stacchino, vero? Esatto. È un progetto divertente che dà vita a bellissimi segnalibri. Non vedo l'ora di provare a farne qualcuno anch'io. Fatemi sapere come sono venuti. Mi piacerebbe vedere le vostre creazioni. Lo farò. Magari dopo possiamo scambiarci i segnalibri.
Sembra un piano eccellente. Sarà uno scambio divertente. Sono già emozionata. Decorare segnalibri sarà il mio nuovo hobby. Sono convinto che ti godrai ogni singolo momento.